Oddio, oddio. Si è fatto odiare un'altra volta. Il signor Ciccarelli proprio non è in grado di farsi amare, non ce la fa. Perché probabilmente in passato ha fatto già delle cose di quelle per cui ti viene da dire perché fai così? E il signor Ciccarelli si è comprato un sito di voci artificiali, quindi adesso c'è la comunità di nuovo in subbuglio e io mi disiscrivo da questo portale perché supporta la creazione di voci artificiali che ci porterà via il lavoro. La voce artificiale prenderà il nostro demo e lo butterà in pasto alla voce artificiale e lo farà diventare la voce artificiale umana e prenderà il nostro posto masticando le voci umane. Cioè, questa cosa io vorrei fare questo video per chiacchierare con te e per capire che ci sono un sacco di stupidaggini in giro per la rete e io sono stato forse uno dei primi a spaventarmi per questa cosa, perché feci un podcast a suo tempo che si chiamava Il Sintetico e volevo ironizzare sul fatto che avremmo perso tutti quanti il lavoro a causa della voce artificiale. Poi le cose si sono evolute, stiamo vedendo come accadono e come vanno avanti e ci rendiamo conto che sono voci artificiali. Cioè, più passa il tempo, più cominciamo a comprendere che l'essere umano è talmente complesso che non può essere copiato da un altro essere umano che lo fa attraverso una macchina, perché quello è. Cioè, si tratta di un sistema elettronico, un calcolo matematico. Anche se è un cervellone che riesce a fare un sacco di calcoli e che noi confondiamo tutte queste automazioni che riesce a fare con intelligenza, in realtà non è intelligenza, cioè noi attribuiamo a cose che non riusciamo a comprendere a volte una sorta di valore tipo è un miracolo perché non sappiamo che cosa sia. Il miracolo è una cosa inspiegabile che può fare solamente Dio. No? Quella è roba che ha fatto un essere umano, un diavolazzo, ok? Quindi, ti porterà via il lavoro la voce elettronica? Perché la domanda è questa? Sì, probabilmente sì, come tutte le tecnologie che cambiano, arrivano e quindi si prendono una fetta di mercato. Ma allo stesso tempo il mercato si sta allargando, diventerà sempre più fruibile dalle persone che avranno sempre più necessità di comunicazione diretta e di parlare con delle voci delle persone. Quindi se tu sei uno speaker, sei una voce, perché hai paura di questa roba? No, sinceramente, perché hai paura di questa? Perché ti vuoi cancellare da Voices perché ha aperto questo sito? Ce ne sono 10.000 altri. Cioè, voglio dire, il signor Ciccarelli è l'ultimo che apre uno di questi siti. È veramente, l'ha aperto e non è ancora attivo. Non è ancora attivo, mi ci sono iscritto, te lo faccio vedere. Non è ancora attivo. Ma ce ne sono decine e decine di altri, da anni. Direi dai primi anni 2000 hanno iniziato a presentarsi con il text to speech e poi con la clonazione delle voci. Oggi tecnicamente è più facile clonare la voce, non serviranno 10.000 parole, ma basta anche un minuto di audio. Però la parola clonato è sbagliata. Vedi? Intelligenza artificiale, clonazione. Sono tutte parole a cui noi attribuiamo un valore che però non è quello che hanno realmente. Perché abbiamo un background che ci porta a pensare che la clonazione sia quello che abbiamo visto nei film o letto nei libri, cioè il fagiolo che hai in cantina dove dentro c'è una cosa che diventa te, ti sostituisce, poi viene lì e ti uccide e ci sarà lui e sarà uguale a te. Certo, sarà più cattivo perché è un clone. È un clone, cioè un clone nel senso che ti copia, è una copia, ma non riesci a copiare tutto. Quando tu fai una fotocopia, per quanto bella tu la possa fare, ci sono i segni della fotocopia. Nell'essere umano ci sono talmente tanti strati che puoi copiare tutta la superficie. E se dall'altra parte c'è un essere umano che ha le fette di prosciutto sugli occhi e non riesce a vedere oltre la superficie, quello non potrà mai essere un tuo cliente come attore e come speaker, perché non sente tutto quello che c'è sotto. E diciamo la maggior parte delle persone non sentono. Ho fatto sentire questo file a mia madre, non ha riconosciuto che non era un essere umano. Ma che cavolo stai dicendo? Ma la mamma guarda Bruno Vespa la sera, gli puoi vendere qualsiasi cosa alla mamma, non c'entra niente, non è quello il tuo pubblico, non è quello il tuo target, non è quello... Che dirà se tu continuerai a fare questo lavoro o meno. Cioè, la tua mamma capisce la differenza delle sfumature che fai quando fai una diretta live con il direttore di doppiaggio dall'altra parte che ti chiede di mettere un accento su una particolare parola o di buttarla via? Non la capisce la differenza. Per la tua mamma
come l'hai detta prima, come l'hai detta dopo, sono uguali identiche, non cambia niente. Quindi tu gli fai sentire una voce artificiale e pensi che quella voce artificiale ti porterà via perché, accidenti, è assolutamente indistinguibile da un essere umano, Dopo te lo faccio sentire, basta, cioè, ma parliamone di questa cosa. Hello there. Let's look at how to sync videos with voiceovers in just 3 steps. First, go to murph.ai, open a project and upload your video. You can upload your video. Però ragazzi, questo è già un demo loro, cioè non è che mi stanno facendo sentire una cosa, questo è un demo che dovrebbe suonare da Dio in inglese poi. Hey guys, I'm super excited for today's video. We're going to be checking out Descript Overdub. You may be familiar with Descript. It's like an all-in-one podcasting and audio editing tool. It also does voice transcriptions, which is really great. But they have this other feature called Overdub, which is a text-to-speech feature. So they have stock voices, but you can also record your own voice, give a sample to Descript, and it uses AI to generate your voice back to you, so you have text-to-speech. Cioè, ti rendi conto dell'idiozia di questa cosa? È veramente una cosa folle. Cioè tu stai facendo dei contenuti per il pubblico, hai scritto un testo, lo dai in mano a un sistema che ha al suo interno un text to speech, tu gli dai un campione della tua voce e questo sistema farà in modo che la tua voce parli e racconti il testo che tu hai scritto ma che non vuoi leggere. Lo farà il software con la tua voce. Cazzo, è un'idiozia talmente grande che non riesco a descriverla. Of your own voice, and I'm super excited to try this. This Descript Overdub review is part of a bigger... Ecco, qua ti fa vedere tutto. Let's just dive right into it. So right now I'm on the free trial of the... Da notare che quella che sta parlando con la sua voce, non è che ha usato questa cosa, quindi non è che te l'ha fatto vedere con... Qui vedi, qua ci sono i prezzi, anche qui la solita cosa, e adesso cosa fa? Ready to create overdub voice. Vediamo. I have to record myself saying this consent form. We are definitely living in the future here. You can't just sign it. You have to record your own voice. Tu vivi nel futuro. I hereby verify that. Come no? Certo, sì, vivi nel futuro. And I get a message that my voice is now training and that they'll email me when it's done. Through the tutorials I watched earlier, I know that it could take between 2 and... Andiamo avanti. A little nervous. Let's check it out. Si è cambiata la maglia, quindi il giorno dopo. Start a new project, which I guess I can do here at the bottom of the screen or over here with this blue button. Come no? Confusing. I think I want to start writing. Comincia a scrivere. I'm going to click speaker. Okay, this is where I select myself as the speaker. And then I guess I hit the play button? I'm confused. I don't hear anything. Oh, wait, look. Waveforms have appeared. So I guess it takes a second to generate the audio once you've typed it in. Oh, That's totally fine. Waveform. Let's just listen to it. I'm a little nervous. Let's hear what this voice sounds like. Di merda. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI voices from SpeechLab. You listened to this video until now and you probably couldn't tell I'm not Salta a real l'annuncio, vaffanculo. Cioè, l'annuncio pubblicitario su YouTube era su questo sistema che si chiama, come cavolo si chiama, questo qui si chiama, c'è scritto? No, non c'è scritto, vabbè, comunque Speech Software era un concorrente di Speech Software, ecco perché le pubblicità su YouTube sono così intelligenti. Dice, non ti piace questo? Prendi quest'altro. Poi qui c'è Speechlo, c'è tutta la roba, hai capito? Hai capito? Quindi lei si è campionata la voce, poi adesso a questo punto può fare i podcast con la sua voce campionata, non deve neanche parlare. È di una idiozia, questa cosa è talmente idiota che veramente... Io lo capisco, se ci fosse per esempio qualcuno che ha delle difficoltà fisiche, non riesce a parlare, campiona un pezzo della sua voce in cui riesce a dire qualcosa, o della voce di qualcuno che gli piace, e poi lo usa per parlare. Ma qui stiamo parlando di una persona che stava qui a chiacchierare davanti alla telecamera, dice adesso sono molto eccitata, potrò scrivere e far parlare direttamente il software, io me ne starò zitta qui e potrò scrivere, così non sbaglio le parole perché vado in confusione e sbaglio sempre le parole. Ma che stronzata è una cosa di questo genere, ma veramente... No, ma io preferisco di gran lunga una persona che mi parla normalmente, con la sua normale voce, dice le cose come le sa dire, punto e basta. Non che la dai in pasto a un software e poi ci fai cosa? Un podcast.
Ma sei imbecille! Il batterista sintetico. Io apro Logic, apro una sessione di batteria, io posso scegliere addirittura lo stile del batterista, il batterista più famoso del mondo che viene copiato all'interno, e tu potresti distinguere da quello a un batterista vero? Però a questo punto i batteristi avrebbero dovuto smettere di lavorare. Ma Ivano Zanotti, per esempio, che conosco da diversi anni, l'avrei dovuto vedere strisciare a terra. Cavolo, non posso più, è un omone più grande di me, con questa cresta, sono rovinato. No, Ivano Zanotti ha fatto la tournée con Luciano Ligabue, per esempio. Non hanno scelto un batterista artificiale. Io non mi starei veramente a grattugiare il fegato perché c'è l'intelligenza artificiale che parla come questo. Sì, lo so cosa stai pensando. Gli unicorni non esistono, proprio come certi talenti che le aziende chiedono. Ma la tua è una missione e non puoi arrenderti. Perché? Gli unicorni sono magici. Non puoi arrenderti. Perché? Devi programmarlo in modo che dica non puoi arrenderti perché... E poi forse non riesce neanche a farlo. Questa è una voce artificiale. Oh cazzo, hai detto che è una voce artificiale? Sì, anche questa, me l'ha mandata Enrico. Lucia decide di inserire Gaia nel bucket dei pasticceri e non dei gelatai. Passa qualche mese e la pasticceria c'era una volta. E la pasticceria c'era una volta. Se la programmi può darsi che venga meglio. Vedi, questa roba qui può darsi che diventeranno audiolibri. Sì, è probabile che questa roba diventi per esempio un audiolibro, perché paghi una cifra mensile, non so, 5 euro al mese, a parte il fatto che non ce la fai con una cifra mensile così a fare un audiolibro, perché c'è un limite di caratteri, di possibilità di download, quindi vedremo, dopo ti faccio vedere i prezzi. Però potrebbero diventare audiolibri, no? Qualcuno si mette lì e produce audiolibri dicendo te li faccio fare con le voci artificiali, senti come sono belle queste voci, e poi va a clonare delle voci, magari si mette d'accordo con degli amici che hanno delle belle voci, ti do una percentuale, capito? Potrebbe diventare una cosa di questo genere, a parte che con le voci clonate lo sta già facendo Apple in americano, ci sono gli audiolibri letti dalle voci artificiali. Va bene, a volte sono più piacevoli o comunque passano in sordina un po' come molto più delle vociazze che non sono in grado di farlo e che sono andati sui siti e hanno scritto I'm a professional voice talent e poi dopo vendono da robazza che diventa inascoltabile proprio perché non hanno mestiere. Se non altro le voci artificiali sono fatte da persone che il mestiere ce l'hanno. Poi dal punto di vista umano non c'è niente, perché è una voce artificiale, capito? Però alcuni audiolibri sicuramente potranno essere fatti in questo modo. Il problema della tecnologia non è la tecnologia, è come noi ci approcciamo alla tecnologia e ai cambiamenti che questa apporta. Ti faccio un esempio banalissimo. Anni fa noi si facevano le connessioni in ISDN, le connessioni remote le facciamo ancora oggi, sono tantissimi anni che le facciamo, c'è Source Connect, c'è IPDTL, ci sono tutte queste cose. All'epoca si usava una cosa fisica, cioè una linea digitale, si chiamava ISDN, un apparecchio da una parte e un apparecchio dall'altra. Erano apparecchi molto costosi che venivano messi come interfaccia sul mixer o sul microfono dalla parte dello speaker. Quindi con questo sistema si sono sonorizzati i film, cioè l'orchestra da una parte, una multipla ISDN che connetteva i due studi e poi si sonorizzava un film, uno in Australia e l'altro negli Stati Uniti. Contemporaneamente questi facevano questa cosa a distanza. Sì, chi registrava si trovava da una parte e chi incideva il suono e dirigeva l'orchestra si trovava da tutt'altra parte, eppure riuscivano a fare questa cosa, ok? Sono stati doppiati film a distanza con queste tecnologie. Quindi questa è solo una tecnologia che unisce due punti distanti, ma che consente comunque di realizzare una cosa artisticamente impegnativa. In quell'occasione il direttore di doppiaggio, l'addetto al progetto, veniva fisicamente in studio, andava fisicamente in studio dove avveniva la ripresa audio, perché io parlavo, ma la registrazione avveniva a distanza, e poi dava le indicazioni col talkback, si metteva seduto di fianco al fonico e stava attento al progetto. E il progetto riusciva, perché sono state fatte decine di migliaia di campagne pubblicitarie in questo modo.
E ancora oggi si fanno con queste tecniche a distanza. E quando ti dico che il problema non è la tecnologia ma la mentalità, è che mi è capitato qualche tempo fa un furbone che era al mercato a fare la spesa mentre aveva Zoom acceso sul telefonino, era connesso con la linea internet del telefono, la cuffietta, e lui si stava facendo beatamente i fatti suoi. Si sentiva che era anche un po' scocciato di dover fare questa cosa, questa registrazione a distanza, perché lui non ti vedeva. Quindi, dato che non era lì con te, lui non poteva vederti e toccarti, pensava che questa cosa non esistesse. Di conseguenza non si impegnava affatto nel fare questa cosa. Partiva già dicendo: queste sono cose che non si fanno così. Era più bello un tempo, quando noi andavamo fisicamente nella sala di registrazione e io ti potevo vedere e allora ti avrei spiegato quello che volevo. Così io non riesco a spiegare, non sento, va via la linea. Tu sei andato al mercato, non sei stato a casa tua, non sei andato in un angolo tranquillo, ti sei messo le cuffie e ti sei concentrato sul fatto che tu dovevi ascoltare e dare il tuo giudizio, anche se eri su Zoom. Non ha importanza che tu sia fisicamente in un posto, ma questa tecnologia, il fatto di averla sul telefonino, ti ha fatto pensare che tu potevi essere ovunque a farlo, anche al mercato a comprare le zucchine. E ti dirò di più, in quella sessione avevo 2 persone che dovevano ascoltare la sessione, oltre al fonico. Il fonico era in studio che registrava, ma questi 2 erano uno al mercato, l'altro in autostrada in viaggio, con le telefonate in entrata che gli arrivavano dal figlio che doveva andare a prendere. Perché, non dovendo andare fisicamente in un posto, non hai più un appuntamento. Sei libero, in fondo ce l'hai sul telefonino, e invece lì ti sbagli. E così sbagli le sessioni. Sbagli a fare il tuo lavoro. E non è un problema di tecnologia, è un problema di mentalità. Allora, questo è, per esempio, My Awesome Project. Come cavolo si chiama questo sito? Murf. Si chiama Murf. Allora, andiamo su voices.ai. Ok, così lo vediamo. Non c'è niente. Non c'è niente in questo momento. Cioè, tu puoi fare un sign up, ti chiede la mail e poi entri in una... Dove sei? Sei lì. Entri in una mailing list. Allora, Voices AI, eccolo qui, guarda. Carino, no? Sì, bello. Dice sign up. Va bene, guarda, mi sign up. Cazzo, questo non è una voce artificiale, questa è una voce umana. Sentiamolo. F K F Q R. Tanto per cominciare qui. Ok, allora vediamo un attimo. Allora, questo è David che mi dice: Hello Paolo B, you have received the message because you subscribed to voices.ai. Please confirm your subscription to receive email from us. Sì, no, mandami pure. Faccio un subscribe. Ok, io ho messo subscribe. In attesa che il sistema sia pronto. Cosa faranno? Branding. Choose from a dozen of cloned voice created by professional voice actor. Questi sono personaggi che hanno venduto la loro voce, sono professionisti, e l'hanno fatta clonare. E fanno quella cosa che potrebbe essere il lavoro del futuro di molte persone che sono dotate di una bella voce e capacità di parlare. Si fanno clonare la voce, poi il sistema clonato viene venduto separatamente, capito? Io posso sentirle, adesso le sta caricando, per esempio. Qua ci sono i pro, che probabilmente costano di più, poi ci sono quelli che posso ascoltare io e utilizzare. Vediamo se prendo Leonardo, che è un pro. No block selected. Accidenti, vediamo. Allora, questo per esempio è... Chi è? Vediamo chi è. Chi è lui? Francesco. Ho usato Francesco. Questo è Francesco. Ciao, sono Francesco, vengo dall'Italia. Il mio stile è semplice e colloquiale. Funziona molto bene per presentazioni e nelle voci adulte io ho disponibili solo ed esclusivamente Francesco. Francesco, è lui, c'è lui. Ciao, sono Francesco, vengo dall'Italia. Vabbè, usiamo lui, usiamo Francesco. Doppio clic e ce l'abbiamo qua. Facciamolo parlare. Gli orofacesi sono un popolo molto particolare, con una tecnologia eccellente e uno spirito libero. Non credono in nulla, neppure in quello che vedono. Infatti, se ci guardano non credono che noi siamo davvero... Ok, allora, io però qui posso lavorare sul pitch. Allora, il pitch lo vorrei leggermente più basso. Ok. Lo speed
un po' più lento perché è troppo lento, poi a questo punto posso dare il Goro Facesi in un modo particolare. Poi facciamo una pausa, millisecondi, porca miseria, 250 millisecondi. Non credono in nulla, neppure in ciò che vedono. Infatti, se ci guardano, qui vorrei che facessi una pausa perché altrimenti non si capisce, da mezzo secondo, così, virgola, c'è una virgola, lui la chiuderà sicuramente la virgola, però gliela lasciamo fare. Vediamo com'è con il pitch più lento. I Goro Facesi sono un popolo molto particolare, con una tecnologia eccellente e uno spirito libero. Però comunque vada, lo fa così. Allora devo dirgli Goro Facesi, devo mettergli la E. Ok, vediamo se adesso lo legge meglio. Ah, enfasi. Enfasi, dove i Goro Facesi sono proprio molto particolari. Se io lo volessi mettere, c'è la possibilità di mettere l'enfasi. Cazzo, c'è l'enfasi. Lasciamolo analizzare. Cioè, io me l'immagino un futuro in cui le voci saranno molto meglio di così come attacchi e passaggi, ma dove l'editor video si metterà a lavorare sulle voci in questo modo. Cioè, dopo aver fatto tutto il montaggio video, che di per sé è già una complessità non indifferente, arriverà e si metterà lì a fare questa cosa sulla voce. Vediamo. I Goro Facesi sono un popolo molto particolare, con una tecnologia eccellente e uno spirito libero. Non hai capito un Ho detto i Goro Facesi. Devo fare così allora, devo mettergli un trattino. I Goro Facesi. I Goro Facesi. Cesi, c'è l'accento sulla E, devi dire Facesi, faccia da coccodrillo. Vediamo se lo prende, poi c'è anche l'enfasi. I Goro Facesi sono un popolo molto particolare, con una tecnologia eccellente e uno spirito libero. Vediamo cosa questo è da elaborare, probabilmente. Parla, su, parla. Loro Illinois popolo digu sono affettuosi I primierosi, pazienti I docili ma appena si presenta uno che gli racconta bel gli tagliano il settimo tentacolo senza troppi complimenti. Ok, mi è piaciuto veramente tantissimo. Abbiamo Giovanni che dovrà rifare una cosa che io ho già fatto. Stavo facendo delle prove di questo genere, senti, Questo è un testo mio. I Goro Facesi sono un popolo molto particolare, con una tecnologia eccellente e uno spirito libero. Non credono in nulla, neppure in quello che vedono. Infatti, se ci guardano non credono che noi siamo davvero così, teleguidati a batteria di memoria. Prendiamo le istruzioni la sera per eseguirle la mattina. Ok, questo è un mio vecchio podcast su cui giocavo su questa cosa, ora lo faccio leggere a Giovanni. I Goro Facesi sono un popolo molto particolare, con una tecnologia eccellente e uno spirito libero. Non credono in nulla, neppure in quello che vedono. Okay. Infatti, se ci guardano, non credono che noi siamo davvero così, teleguidati a batteria di memoria. Prendiamo le istruzioni la sera per eseguirle la mattina. Ok, fermati, sta buono lì. E qui ci sono delle funzioni molto interessanti. Quando inserisci il testo, lo inserisci tutto, lui te lo divide già in capitoli, per esempio. E poi all'interno tu puoi aggiungere, appunto, puoi scegliere la velocità, il pitch, quindi il tono, il livello della voce, cioè potrei metterlo più alto, per esempio, al 19%, e uno speed molto più lento. Sì, rimuovi l'enfasi, diventerebbe una roba di questo genere. Aspetta che te lo faccio sentire. Vai in play. I Goro Facesi sono un popolo molto particolare. Capito? Cioè, in realtà, a questo hai clonato la voce, poi puoi fare tutti i giochini che ti pare nel cambiarla per esempio, fare un e-learning con più personaggi, ti crei personaggi con questi sistemi. Io qui gratuitamente già lo sto facendo. Pagando c'è la possibilità di aggiungere anche la propria di voce. Qui, con una cifra o la propria o quella di qualcun altro. Cioè è sufficiente che tu abbia un minuto di audio su bianco, senza rumori di fondo e senza musica, il sistema lo analizza e poi ti clona la voce e tu puoi farla parlare. Queste sono voci che sono state clonate, ma probabilmente sono loro che sono venduti direttamente al sistema, hanno detto sì, ok, io partecipo. E quindi questo vuol dire che non servono più poi così tante parole come si faceva una volta per il text to speech, in cui serviva veramente tanto per clonarla. Quale sarà il risultato? Ragazzi, è una macchina, cioè continua ad essere una macchina. Pensavo ai doppiatori che firmano delle liberatorie quando
girano il doppiaggio del film, ok? Queste liberatorie potrebbero essere un po' larghe, diciamo, e sono state firmate in tempi non sospetti, quando nessuno pensava, ma dai, ti clonano la voce. Però per frasi brevi la voce potrebbe essere clonata, e anche in modo piuttosto credibile. Per cui, sai, molto spesso su certi film, su certi prodotti potrebbe esserci collegato videogioco, merchandising di vario genere, per cui non è stata definita una spesa aggiuntiva, ma se ci sono le liberatorie che consentono di utilizzarle, ecco, lì potrebbe essere una cosa che farà incavolare chi fa doppiaggio di certe cose. Non tanto per il doppiaggio dei film successivi, perché comunque il doppiaggio, prima che venga realmente realizzato, sì, ho visto dei film doppiati in più lingue in cui le battute sembravano abbastanza credibili, però credibili è sempre un demo quello che ti hanno fatto vedere, bisogna vedere che tipo di battuta è, che tipo di film è, cioè prendi Pulp Fiction, doppialo con una voce artificiale, col cazzo che la fai in italiano, quindi, e poi ce ne sono altri di film di questo genere, di qualunque genere, che richiedono la presenza di esseri umani, che comunque un'intelligenza artificiale richiederebbe un'elaborazione estremamente complicata, perché c'è sempre una persona dietro, più di una, che lavora per rendere la voce credibile. Anche se hai tanti campioni, anche se hai tanti esempi, non ha importanza. Deve essere programmata questa roba, quindi dal momento che deve essere programmata sarà il lavoro di qualcuno. Hai visto che devi comunque andare a scegliere i momenti, le pause, devi mettere un trattino, perché gorofacesi non sono in grado di dirlo. Gorofacesi, il gorofacesi. Glielo devi far dire mettendo goro, trattino, facesi e mettere la E con l'accento chiuso, altrimenti non... se non fai così... Quindi serve una persona che faccia tutto questo tipo di lavoro. A questo punto forse ti conviene avere una persona che questo lo fa di mestiere, cioè che parla di mestiere piuttosto che dover fare quello per certi tipi di produzione. E quindi fra i vari scenari che si presentano, sì, ci potrebbe sicuramente essere questa, che però potrebbe essere quella del fatto che hai firmato una liberatoria un po' ampia, ma lì potrebbe essere la categoria stessa che si ribella e dice no. Allora, se voi volete avere i prossimi film doppiati, rivediamo i contratti anche per ciò che c'è stato in passato, perché non era previsto che ci fosse una voce elettronica collegata a un'intelligenza artificiale, ma potrebbe essere anche quella una delle situazioni che si verificano. In questo momento dice che con 5 euro al mese tu puoi avere lo speech in English, German, Polish, Spanish, Italian, French, Portuguese and Hindi. E avrai le API Access, cioè sono le interfacce per il software. Significa che potresti avere di qui a poco, forse c'è già e solo a me è sfuggito, però io ho già visto arrivare dei video con questo tipo di voci all'interno che mi hanno chiesto di ridoppiare, e in pratica potresti avere un editor video che si mette lì, monta il video, poi a un certo punto ha un link di collegamento come fosse un plugin dove ti consente di generare la voce. Tu inserisci il testo, genera la voce per quel capitolo, hai capito? E poi lui la sistema, gliela mette sotto, perché mi sono già arrivati dei video. Questo è il video, l'ho già montato, segui i tempi della voce. Ascolto la voce è una voce artificiale, che chiaramente mi dice una frase come questa qui dei gorofacesi o questa, parti. Sei lento. Infatti, se ci guardano, non credono che noi siamo davvero così, teleguidati a batteria di memoria. Allora, io questa frase la dovrei fare seguendo le pause che ha indicato chi ha fatto questa roba. Quindi, infatti, se ci guardano, non credono che noi siamo davvero così, teleguidati a batteria di memoria. E io tengo i tempi e le pause. E potrebbe essere un altro modo di lavorare, perché in precedenza si lavorava al contrario, cioè mi mandavano il testo, io lo leggevo, definivo i tempi e il ritmo lo stavo dando io con la voce. A questo punto saranno i montatori video che daranno il ritmo e noi dovremo semplicemente doppiare. Questo è un lavoro vero e proprio di doppiaggio, esattamente come quando vai al cinema. Al cinema non è che sei tu che dai il ritmo, prendi il ritmo dagli attori che ci sono sullo schermo. Qui in questo caso fai la stessa identica cosa perché la voce è artificiale. Quindi questo è un altro dei possibili scenari. Poi c'è lo scenario delle voci famose. Le voci famose che per esempio potrebbero arrivare un bel giorno e decidere di farsi clonare la voce. È un'ipotesi, no?
una voce famosa si fa clonare la voce e poi la vende attraverso sistemi automatici. È un modo come un altro. È il bambolotto di Superman alla fine. Perché la gente riconosce quella voce e quindi dice: ma è quella voce lì, ma è lui che parla. No, è clonato, è lo stesso, perché ti piace quell'idea. E quindi la stessa cosa potrebbe accadere per voci meno celebri, che però sono piacevoli, quindi si clonano e rivendono il servizio allo stesso identico modo. È uno degli scenari futuri, non sappiamo quello che accadrà. Non so quanto funzioni adesso, effettivamente quello che abbiamo sentito, voglio dire, è plausibile per certe cose, ma non per tutto. Non mi spiegherei altrimenti la necessità di parlare continuamente con le persone che chiamano perché hanno un progetto, te lo vogliono spiegare, ti chiedono come lo vogliono recitato, eccetera. È gente che vuole un certo tipo di comunicazione, un certo tipo di rapporto, che passi un certo sentimento attraverso la voce, cosa che la voce artificiale non può fare. La voce artificiale è un mezzo meccanico, elettronico, quello che ti pare, ma non è nulla di umano. Io sono sempre più convinto di questa cosa. Vogliamo parlare di costi? Perché a quelli che hanno paura di perdere il lavoro perché arriva la voce artificiale, allora sarà a disposizione di tutti. Vorrei ricordare che quando parla di proprio male, malissimo, che la riconosci brutalmente, quella probabilmente sarà anche gratis, sarà un text to speech o anche il clone della tua voce che magari possono fare con l'audio di 1 minuto, tu glielo dai in pasto e quello genera una voce simile alla tua, ma non sei tu, però si sentirà che è una voce meccanica, magari avrà un costo limitato, ma suddiviso anche per tipo di uso. Cioè, se tu prendi una voce, per esempio, guarda, questo è Sir Pros, che ha definito, tra le altre cose, non solo i prezzi delle sue voci, ma anche l'uso, se è commerciale o meno. Dice, ma porca miseria, veramente? Allora, io se prendo, per esempio, prendiamo Laura, e seleziono la sua voce, costa 25... No, vedi che ci sono delle diciture, qui lo sta traducendo, c'è il traduttore automatico, sarebbe Laura italiano, ridammi il visualizzo originale, Windows, cioè per usarlo su Windows o Mac OS, Laura può costare 25,99 sterline, oppure per commercial usage, per esempio, 299,99 sterline. Dici, per farci cosa? Non so, lo aggiungo al carrello, poi vediamo. Ma sentiamo la voce di Laura. Buongiorno, il mio nome è Laura e sono la prima voce italiana di Seraproc. A volte le voci sintetiche della tecnologia da testo a voce hanno un tono piatto e blando, ma Seraproc crea voci che possono parlare con personalità. Ascolta la mia voce nella demo interattiva. Allora, ci sono Buongiorno. anche... Fermati, si sente che è una persona che è stata alla R leggermente arrotolata, ascolta, è il suo modo di dire la O, cioè ha dei difetti di pronuncia e di dizione. Sono tipici delle persone. Quando parli con una persona normale non è che parla perfettamente, non è il suo lavoro, non ha studiato abbastanza questa cosa, non gliene frega assolutamente niente, si sente innaturale nel parlare come parla Balestri, perché ma Balestri non è possibile che parli così anche col panettiere. Come no, lo stesso identico modo. Quindi, capito? Io verrei benissimo clonato così. Ok, quindi già questa roba qui te la vendono con questa, a questo costo. Dici, ma suonerà così? Se il demo suona così, vedrai che suonerà così anche la versione finale. Ma suonano meglio quelle di Eleven Labs? Sì, è probabile, ma anche Eleven Labs non è gratuito, a parte la versione gratuita con cui non puoi fare niente. Con le altre, con 4,75 € al mese, puoi fare 30.000 caratteri al mese e 10 custom voices. Beh, ci fai già qualcosa. Hai le API e puoi parlare in inglese, tedesco, polacco, spagnolo, italiano, francese, portoghese e hindi. Interessante sarebbe sentire anche il portoghese, devo dire. Chissà come suona il portoghese.
e l'indi non saprei riconoscere, il portoghese deve essere qualcosa. Brigitte Bardot, che non è portoghese, però la canzone. Se tu vuoi un po' di più, per esempio, più caratteri, qui ad esempio c'è il costa carattere, vedi? Cioè se superi la soglia ti fa un costa carattere, è come con le telefonate, quando hai finito i tuoi giga ti fanno un tanto a mega che tu utilizzi, ma alla fine va pagata questa cosa, capito? Poi c'è l'high quality, questa era una cosa interessante, avevo visto high quality 96 kbps audio output. Ora, per chi non è un po' tecnico, i kilobyte per secondo sono la qualità audio dei file in streaming. Ad esempio l'MPEG, l'MP3, no? Di solito è a 128 per la musica, quella che ascoltiamo, e i file a 128 sono considerati dal punto di vista professionale file di bassa qualità, proprio per l'uso online, perché non occupa molta banda. Qui a 96 è ancora più basso, hai capito? Quindi li chiama high quality, ma non sono high quality, sono low quality. A cosa servirà questa cosa? Servirà a creare un mercato, ed è un mercato che verrà preso da questi sistemi, che noi si stia dentro a questi server o meno. Non parlo di questi, parlo di Voices.com piuttosto che di altri. Voices.com fa notizia perché la gente dice: accidenti, ha fatto questo, se adesso me ne vado, è un colpo d'orgoglio, me ne vado via, non ci sto da te perché hai comprato un sistema un'azienda che produce questa roba. Vabbè, poteva anche farlo senza metterci il suo nome. Non te ne saresti accorto se non fosse arrivato qualcuno a scoprirlo. Però queste cose esistono già. Ci sono un sacco di server che vendono una e l'altra cosa. E ci sono anche quelli che dicono: guarda, noi non lo faremo mai di dare la tua voce in pasto a questi server. E il fatto è che ci sono già dei regolamenti, volendo, delle leggi che dicono, e sono internazionali, che la tua voce è tua, cioè un pezzo che ti appartiene, come se usassero la tua faccia. Se vanno sul sito di qualcuno, scaricano un demo su bianco da 1 minuto, lo danno in pasto a questo sistema, e il sistema genererà quella voce su bianco e gli potranno fare dire delle cose. Ora, non le potranno rendere pubbliche, ma ti faccio l'esempio di un e-learning interno, molto probabilmente possono fare leggere parole di un e-learning interno senza che nessuno se ne accorga, perché chi se ne accorge? Chi è che si accorge che è stata presa la tua voce per fare questa cosa? Ma come vedi c'è del lavoro da fare, cioè non è una cosa che viene generata in automatico, cioè porca miseria, qualcuno lo deve fare questo sporco lavoro. How to make voice laugh. Come posso far ridere una voce? La voce fa già ridere, non c'è nessun problema. We plan to introducing features allowing emotions such as laughter later in the year. Aspetta che lo faccio dire a un'altra voce sintetica. Voce, dillo. We plan on introducing features allowing emotions such as laughter later in the year. Capito? Più tardi durante l'anno vedrai che riusciremo a far ridere le voci. E facciamo ridere una voce, per esempio. Questo qua ce l'ho messo su Leonardo. Leonardo, fammi ridere. Generating audio. Building. Ok? Ah, i Goro Facesi sono un popolo... Hai sentito che su Facesi ha fatto questa cosa? Perché io ho aggiunto l'enfasi su Facesi. Certo, qui ti dici, ma questo è un text to speech. No, queste sono le voci, le voci, le senti anche da qui. Andiamo a prenderle male, female, all age group, per adesso sono solamente queste, va bene, sentiamone anche. E solo queste le voci che ci sono. Francesco, Lucia. Ciao, sono Lucia. Sono una voce italiana affidabile, nota per essere calda e credibile. Se stai cercando qualcuno che possa spiegare le tue idee, presentare il tuo business o anche narrare le tue presentazioni, prova la mia voce. Bisogna essere veramente col cervello a bagno d'olio per fare una presentazione con una voce così, considerando che devi editarla tutta. Però c'è gente che il cervello a bagno d'olio ce l'ha. Sono Leonardo. Ciao Leonardo. Sono una delle voci italiane amichevoli e riconoscibili di Mur PH Voice Studio. Ma raccontami un po' di te. Se ti serve una voce tranquilla e professionale, posso fare anche questo. Capisco, e hai sempre questo tono o posso cambiarlo? Per aiutarti a personalizzare la mia voce secondo le tue esigenze, supporto anche alcune funzioni di styling. Oh, fantastico, grazie Leonardo. Non credono in nulla, sì? neppure in quello che
Quello che è venuto un po' così, a seconda di dove lo metti l'enfasi va da una parte o dall'altra. L'enfasi può essere abbassata o alzata. Oh, ma questa è una figata. Non credono, facciamo su credono. Lo metto basso sulla D. Proviamo. Non credono in nulla, neppure in quello che È vedono. esagerato. No, fallo un po' più leggero, sì, un po' più naturale a dire credono. Dai, fammi sentire. Non credono in nulla, neppure in quello che vedono. Oh, così mi piace, ok, la voglio così, la registro e poi la metto nel mio filmato. Al posto del mio podcast. Lo sostituisco il podcast con la voce di Leonardo perché mi piace veramente tantissimo. Ma parliamo di altre cose, di cose serie? Sì, per esempio, guarda, questo è Voices AI, che è quello che si sta prendendo le mazzate in questo periodo proprio perché ha comprato un'azienda, a parte che non funziona ancora e che queste aziende ci sono già, ce ne sono 1000 altre, ma ce la prendiamo con lui perché non voglio difenderlo assolutamente, non voglio difenderlo per niente, non mi interessa. Loro sono lì per fare soldi. E dato che sia la voce umana che la voce artificiale possono essere fonte di guadagno, guarda questa cosa qua. Lo traduco, mi piace la tecnologia, io adoro la tecnologia. E la traduco e dice: software TTS autonomo. Alcuni programmi software TTS possono essere acquistati a pagamento una tantum o utilizzati con un modello di abbonamento. I prezzi possono variare da $20 a 200 o più a seconda delle caratteristiche, della qualità della voce e del numero di voci offerte. Della qualità della voce, ok? Cioè, se la voce suona di melma come abbiamo sentito fino adesso, costerà poco. Se riusciranno a generare una voce molto più performante, costerà di più. Allora a quel punto preferisci un essere umano o pagare addirittura per avere un robot? Se tu sei disposto a pagare per avere un robot, vai tranquillo, è la tua vita, sprecala come ti pare, hai capito? Se volessi pensare a un finale per questo stupido video, potrebbe essere: adesso arrivano le voci artificiali, quindi quello potrebbe essere il limite sul quale è necessario iniziare. Cioè, chi inizia questo lavoro a un certo punto dovrà cominciare da lì, cioè dovrà essere migliore delle voci artificiali. È una sciocchezza. Essere migliori delle voci artificiali è di per sé naturale, perché sei un essere umano, quindi sei già migliore. Chiunque tu sia, comunque lo faccia. Quindi anche per quelli che inizieranno, diciamo che non è necessario essere migliori delle voci artificiali, ma essere semplicemente una persona che ha le doti per fare questo tipo di mestiere e poi farlo, perché non c'è nient'altro come farlo. Quindi proporsi, al di là di tutto, proporsi e tentare. Il fatto che esista una tecnologia che prende una fetta di lavoro non significa che quel lavoro non potrà mai più essere fatto da un essere umano. Tutt'altro, perché la creatività umana, la capacità umana di passare informazioni attraverso la propria voce non è imitabile da una macchina, assolutamente no. Quindi anche chi sta iniziando magari avrà qualche difficoltà a inserirsi nel mercato, perché ma questo perché il mercato è del voice over, è una specie di giungla. Era difficile prima, sarà difficile anche dopo, ma l'unica cosa da fare è farlo. E quindi anche a quelli che stanno pensando smetto perché ci sono le voci artificiali, dico no, ma smettere è una stupidaggine, perché è solo una tecnologia, nient'altro, ok? Volevo concludere con questo messaggio positivo, in fondo, su questo tipo di futuro che ci immaginiamo possa arrivare. Poi il futuro non lo conosce assolutamente nessuno. Grazie per aver guardato questo video fino qui. Siamo rimasti in due, io e te, ma io volevo parlare con te, quindi ciao.